SAP traccia tutto, è un'affermazione che spesso si sente, ma è davvero così? Posso davvero garantire un tracciamento delle attività e risalire a chi ha fatto cosa nel sistema, oppure ci sono dei metodi per bypassare questi log? Ciao, sono Chiara ed oggi parliamo di come SAP registra le modifiche e gli accessi ai dati. In alcuni contesti si pensa sia sempre possibile risalire a qualsiasi modifica apportata nel sistema e che sia sempre tutto tracciato, ma forse è meglio controllare bene. Il sistema potrebbe permettere di farlo, ma bisogna verificare che sia configurato. Partiamo con il dire che cosa sono i log di SAP e perché sono così importanti. Potremmo metaforicamente far riferimento alle nostre impronte digitali, infatti su ogni oggetto o superficie che tocchiamo lasciamo senza volerlo delle tracce. Queste tracce possono essere utilizzate per ottenere un'identità specifica. Ecco, mentre un'impronta digitale è difficile se non impossibile da camuffare, nei sistemi informatici questo aspetto potrebbe non essere così solido. I log sono di fatto delle tracce di tutte le azioni che una persona, nel gergo tecnico un utente, ha svolto all'interno del sistema. Se parliamo di un sistema gestionale, ad esempio un SAP ERP, un'azione può essere un ordine di acquisto, una fattura, un documento contabile e così via. Il grado di log e le tipologie di questi log sono definiti dal sistema stesso. Se un determinato sistema non prevede un meccanismo di logging, chiaramente non è possibile avere queste tracce, ad esempio per analisi detective o forensi. SAP possiede un ottimo meccanismo di logging. Attenzione però, non significa che traccia tutto. Quindi questa affermazione non è tecnicamente corretta, ma la ritengo comunque colloquialmente valida. Perché non traccia tutto? Per diverse ragioni, ad esempio le seguenti. Non c'è sempre la reale necessità di avere queste tracce. Ha senso tenere traccia del cambiamento che avviene quando un utente si modifica le proprie impostazioni personali? Forse no. Mentre se un utente modifica un documento contabile o un documento di acquisto, evidentemente sì. Ma in quel caso non è detto serva tracciare qualsiasi modifica, magari alcune informazioni di un documento contabile non sono così rilevanti, perché comunque è un costo tracciare tutto. Per il sistema che deve tracciare, ovvero le performance, per i dati che devono essere archiviati, ovvero lo storage, i due opposti. Se traccio tutto, dovrò gestire un archivio molto grande. Se non traccio nulla, non avrò questo problema, ma evidentemente ne avrò in altri casi di verifica a posteriori, non avendo a disposizione nulla. Di fatto, esistono due parti di log importanti. Quelle nel sistema di produzione, ad esempio, i change document o security audit log o table trace. Le modifiche generate dai trasporti, ovvero quando delle modifiche avvengono nel sistema di sviluppo e poi sono importate nel sistema di produzione. La SAP sta progressivamente adottando un approccio security by default, ovvero rilasciare i propri software che vengono installati presso i clienti già configurati correttamente dal punto di vista security, quindi anche per gli aspetti di trace e logging del sistema. Il processo, tuttavia, è ancora lungo, in quanto moltissime funzioni, anche legate alla tracciatura delle attività, nel passato non erano o non sono ancora oggi attive by default. Questo comporta che tra tutti i possibili meccanismi di log attivabili, alcuni non siano da subito attivi. Devi sapere che chi ha accessi amministrativi al sistema può di fatto anche cancellare le tracce. Infatti è possibile utilizzare degli strumenti del tutto leciti per gli amministratori che possono essere usati appositamente per cancellare i log, chiaramente con finalità di retention, quindi raggiunti i termini temporali di archiviazione, questi possono essere distrutti. Quindi un amministratore potrebbe chiaramente utilizzare impropriamente questi strumenti. Si dovrebbero a maggior ragione attuare delle politiche di separazione dei compiti anche tra gli amministratori del sistema. Sei davvero sicuro che nel tuo sistema on-premise oppure cloud sia tutto configurato come dovrebbe? Come fare a verificare che sia sempre tutto come ti aspetti? Contattaci se vuoi scoprire cosa abbiamo fatto in altre situazioni di questo tipo o per approfondimenti. A presto, ciao!